Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi, questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna. Per quanto riguarda il video di oggi, che come da titolo sarà un trucco ispirato alla collezione del 2021 dei Pantone, devo ringraziare uno di voi che nei commenti mi ha appunto suggerito di realizzare questo video, quindi ringrazio Barbara per il commento, che tra l'altro mi ha fatto scoprire di questa iniziativa, perché praticamente a quanto pare da 20 anni a questa parte, e io non ne sapevo nulla, il sito Pantone ogni anno pubblica delle collezioni di colori, quindi sono degli insiemi, diciamo, di colori rappresentativi dell'anno appunto che stiamo trascorrendo, in questo caso ovviamente del 2031. E per che cosa si ispira, diciamo, per realizzare appunto queste palette? Si ispira a qualsiasi ambito appunto che ha potuto osservare nell'arco dell'anno, quindi che va dalla moda, il design, l'arte, quindi mostre itineranti, artisti emergenti, ma non solo, qualsiasi ambito possibile ed immaginabile, da cui appunto prende spunto per creare queste palette di colori. E sono andata a vedere, le palette sono tutte bellissime, ne ho scelta una che poi vi farò vedere, vi lascerò in sovraimpressione appunto l'immagine durante tutto il video, apparirà insomma ogni tanto, così potrete capire a che cosa ci stiamo rifacendo, e sarà molto molto divertente perché la palette che ho scelto ha dei contrasti di colore così forti che sono perfetti per questo canale, perché sapete insomma che questo tipo di giochi di colore ci piace tantissimo. Prima di cominciare e passare appunto al make up, vi ricordo come sempre di lasciarmi un like qua sotto se il video vi piacerà e di iscrivervi al canale per sapere cosa pubblicherò. Pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa che può essere qualsiasi cosa, non so neanche io che cosa sarà, e ogni sabato un video di make up come può essere questo. Andiamo a cominciare. Le palette di colore erano 5, io ho scelto per il momento la prima, ma se questo video vi piacerà potremmo anche realizzarne altre di questi video con queste palette. Quella che ho scelto si chiama Aviary e presenta dei colori veramente bellissimi, li sto guardando adesso sul telefono, voi li vedete qua sopra o qua sopra in sovraimpressione. Ho dovuto cercare questi colori all'interno delle palette che possedevo, perché ovviamente diciamo la challenge era proprio questa, di ritrovare lo stesso esatto colore all'interno delle palette che possedevo, o comunque di avvicinarmici il più possibile. Devo dire che sono riuscita a trovare praticamente i colori esatti. L'unica diciamo cosa che potrebbe essere una problematica è che sono quasi tutti matte, quindi dovremmo inventarci qualche cosa per rendere il look, per farlo funzionare in qualche maniera. Ecco qui come ho ricreato la nostra palette, ovviamente ve la metto a confronto qui sopra con l'immagine appunto dei colori. Scusate, gli swatch sono abbastanza terribili. Comunque i colori che ho trovato sono questi e sono piuttosto, diciamo, calzanti appunto rispetto all'immagine. Io direi quindi di iniziare con il giallo. Ci facciamo solamente un punto luce all'interno dell'occhio. Vado a prendere un pennello che non sia orrendamente sporco. Il giallo lo andiamo a prendere dalla nostra palette della BH Cosmetics Take Me to Brazil, eccolo qui. Questi sono pigmenti pressati, quindi sono piuttosto scriventi, ma fanno anche parecchio fallout. La vado a mettere nella parte interna della palpebra fissa, giusto così, voglio solamente dare un punto di colore, quindi lo picchietto. Con un altro pennello vado a prendere il mio acqua marina dalla palette di Revolution, anche questo potrebbe avere del fallout, e lo vado a mettere precisamente accanto, sempre sulla palpebra fissa, quindi per ora lascio libera la piega e la palpebra mobile, non so poi cosa andremo a fare. Vado a prendere il mio blu più scuro, quindi d'Annunzio, dalla palette di Erikioba. Anche questo è molto molto polveroso e lo utilizzo nell'angolo
In questo video diciamo che il rischio di sembrare l'unicorno magico è veramente veramente alto, ma dovremmo farcene una ragione perché così è il gioco. Come avete visto in altri video andremo a tagliare la nostra cut crease completa, quindi arriveremo fino alla fine del disegno con il correttore che abbiamo usato per le occhiaie. Ora che abbiamo la nostra cut crease ci rimangono da utilizzare ancora 3 colori, ne utilizzeremo 2 nella parte superiore e il restante nella parte inferiore, quindi vado a prendere il mio bianco dalla palette della Unicorn e sicuramente lo vado ad utilizzare nella zona interna. E poi vado a prendere il mio grigio per fare la parte esterna appunto di questa cut crease. Parto dall'angolo superiore e voglio tirare in qualche modo una linea verso l'esterno, come se fosse una sorta di eyeliner. Vado a prendere Love Potion da sempre la Sorcerer Palette e lo metto intanto appunto nella zona interna. Sì, perfetto, ho aggiunto del grigio. Nell'angolo interno ribadisco semplicemente il bianco, anche perché abbiamo finito i colori. All'interno dell'occhio andrò a mettere sicuramente una matita bianca, vado a fare l'altro occhio perché l'ho lasciato così, sarebbe stato troppo lungo e torno da voi con il look finito. Ok, allora non è esattamente la mia combinazione di colori preferita, ma più che altro perché il blu onestamente non è mai stato uno dei miei colori e per assurdo preferisco il rosa. Ma soprattutto non li avrei messi tutti insieme, nel senso che mi piace molto il giallo con il grigio, ma il blu mi disturba, ma è un mio problema con il blu. Ad ogni modo, comunque, il look può funzionare, diciamo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio alle immagini appunto del make-up visto più da vicino. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto, iscrivetevi al canale se volete vederne altri e io spero di vedervi nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!